Un confine è una convenzione, non è un elemento naturale, un elemento sostanziale. Un confine è come la moneta, come l'idea di guidare a destra invece che a sinistra. Può essere un elemento molto utile della vita associata, ma è un elemento che va giustificato, che deve avere una giustificazione. Ci sono molte giustificazioni dei confini, alcuni attendibili, alcuni meno attendibili. Il confine può servire per regolare la vita di un popolo democratico, per stabilire chi è cittadino e chi non è cittadino e quindi per dividere, diciamo, il lavoro degli stati, può servire per preservare una cultura, può servire per preservare un'associazione, un gruppo. Bisogna vedere quanto queste giustificazioni possono essere difese e soprattutto quanto il valore che si lega ai confini può soverchiare, può essere prioritario rispetto ad altri valori come l'umanità, la beneficenza, la decenza. Io non sono sicuro che questa dicotomia fra confine e frontiera nelle condizioni di globalizzazione in cui viviamo abbia più un senso. Sicuramente c'è stata nel pensiero classico, sia nel pensiero politologico, filosofico, che nel pensiero delle persone comuni. Pensiamo al mito della frontiera nel West, nella scoperta dell'America dal 1492 in poi. Però adesso viviamo in un mondo molto diverso rispetto a quei mondi e in realtà non c'è un reale fuori, un reale mondo disordinato. Abbiamo un mondo tutto connesso, iperconnesso, in cui l'idea di una frontiera ha veramente poco senso. L'idea di un confine potrebbe avere senso, può avere senso in certe condizioni, può essere completamente insensato e spesso può avere delle conseguenze moralmente indecenti e non giustificabili in altre condizioni. Dal punto di vista della filosofia politica e morale, che è quello di cui io mi occupo, ovviamente la costruzione dei muri è una cosa che è difficilmente giustificabile. È difficilmente giustificabile per ragioni che hanno a che fare con la globalizzazione in corso. Da un punto di vista morale, costruire un confine è come costruire una palizzata in un giardino. Può avere un senso estetico, può avere un senso di difesa della proprietà privata, ma se c'è qualcuno al di là della palizzata che sta morendo di fame, mi chiedo chi. Chi direbbe, ah, ma siccome io ho la palizzata sono autorizzato a non soccorrere la persona che sta morendo di fame al di là di questo. Il diritto di appartenere alla comunità, secondo alcune posizioni, non è stabilito né dal sangue né dalla terra, ma dalla libera scelta. Queste sono le posizioni che si chiamano le cosiddette posizioni cosmopolitiche. D'altra parte però ovviamente non è il sangue, perché il sangue spesso è misto, il sangue spesso è difficile dal punto di vista proprio concettuale da identificare. Io ho l'impressione che si potrebbe dire una cosa del genere: l'appartenenza deriva dal fatto che gli esseri umani hanno il diritto di impegnarsi per esempio in relazioni affettive e progetti significativi, farsi una famiglia, avere un lavoro, eccetera, eccetera. Molti di questi progetti e molte di queste relazioni hanno bisogno di un luogo dove sussistere, di un luogo. Se tu non hai una casa stabile, se tu rischi continuamente di essere deportato o di avere i tuoi diritti umani violati, di non avere stabilità, tu hai le tue cose più preziose come l'aspettativa e la sicurezza violati. Questo probabilmente è la base del diritto di risiedere in un certo territorio. Giustifica l'idea che lo Stato possa avere un minimo di discrezionalità nell'ammettere persone i cui diritti umani non sono, diciamo, in pericolo, ma vengono semplicemente per progetti che possono essere più o meno rilevanti. Ma non giustifica per esempio l'idea di non accogliere i rifugiati, di non accogliere le persone che scappano da cataclismi naturali, di non accogliere le persone che scappano da carestie, da guerre o da condizioni. Perché è ovvio che i progetti esistenziali rilevanti e le relazioni affettive di quelle persone sono state messe in pericolo da quello che è successo nel loro paese e c'è bisogno di ricostituirli in un altro paese. Accogliere chiunque per qualsiasi ragione voglia trasferire non può essere un dovere. Se invece c'è una persona che appunto corre il rischio di essere perseguitato, ma corre il rischio anche di avere una vita sotto qualsiasi livello di decenza, in questo caso secondo me non accogliere questa persona significa essere complice delle conseguenze che questa persona può soffrire. Quindi in quel caso gli stati hanno doveri, e come si dice in gergo doveri perfetti, cioè doveri la cui violazione costituisce un crimine di accogliere. Uno potrebbe pensare, vabbè, però se io sono uno Stato particolarmente vicino ai flussi, questo potrebbe essere per me oneroso. Certo, per me potrebbe essere oneroso se tutti arrivano al mio giardino perché il mio giardino è il primo, ma
Il fatto che per me sia oneroso fa scaturire un dovere per gli altri vicini di aiutarmi e fa scaturire per me la giustificazione di chiedere aiuto agli altri vicini. Non mi dà l'autorizzazione di chiudere le porte, perché per me sarebbe troppo oneroso. Non accogliere i migranti che corrono il rischio di affondare sul canale di Sicilia è paragonabile all'omissione di soccorso. È un reato giuridico, è un crimine morale. Aiutiamoli a casa loro è odioso, logicamente non valido, tendenzialmente razzista e incoerente rispetto a un'Europa che fa dei valori come libertà ed eguaglianza i valori fondamentali. Ma a parte che i flussi migratori ci sono sempre stati e derivano da caratteristiche della specie umana e del mondo, per cui è abbastanza utopistico pensare di poter bloccare, avere una visione sedentaria del mondo, per cui tutti stanno a casa loro, probabilmente significa non conoscere la geografia, la sociologia, la demografia. Gli esseri umani hanno sempre migrato, si sono sempre mossi per tutta una serie di ragioni. La retorica è una retorica tremendamente razzista. Uno, perché pensa che ci siamo noi e loro. Aiutarli in casa loro significa che loro sono loro e noi siamo noi, e quindi significa che abbiamo già fatto una differenza che invece dovremmo giustificare. Limitare l'immigrazione in queste maniere brutali significa limitare la libertà e l'eguaglianza anche dei cittadini. Se tu limiti l'immigrazione, se tu fai dei confini, stai dicendo ai cittadini italiani, ai cittadini di ogni paese, tu non puoi sposare una persona che viene dall'estero, anche se la ami. Tu non puoi assumere un lavoratore che viene dall'estero, anche se è molto bravo. Tu non puoi spostarti. Il controllo dell'immigrazione non è un controllo dei confini esterni, è un controllo dei confini anche interni, è una limitazione della libertà e dell'eguaglianza di tutti.